Oggi sono nel Burgenland e sto andando a vedere un ex bunker austriaco della guerra fredda al confine tra Austria ed Ungheria. Ci si arriva costeggiando un'area che è tuttora zona militare. Laggiù gli ecomostri. Qui c'è anche il calendario di quando è che questa zona è chiusa. Ad esempio domani sarebbe chiusa. Oggi la sbarra è ancora aperta. Abbiamo raggiunto il bunker Ungerberg 38 o U38. Questo è l'ingresso e sotto c'è questo Gruppen Unterstand U38. Questa struttura è stata estratta ed ora è esposta presso il bunker principale, che però è chiuso. Forse lo aprono in qualche evento speciale, ma è un paio di anni che è chiuso. Qua c'è qualcos'altro. Era la vecchia casa delle sentinelle. Non si riesce a vedere niente. Peccato. Ma c'è scritto anche che non c'è niente. Dicono di non scassinare, che tanto non c'è niente da rubare. Qui una volta c'era una sbarra, ok. Ecco su. Il bunker U2 è stato costruito nel 59-60. C'erano 4-5 uomini che una volta dormivano nell'U3 e non avevano elettricità, avevano solo candele e lanterne. L'elettricità c'era solo nella torretta del carro armato ed era prodotta con un generatore a benzina. Nell'88 hanno cambiato il tipo di cannone e nell'89 hanno messo l'elettricità nel bunker. Questo è il cannone. Era la torretta di un carro armato Charioteer, poteva sparare fino a 2 km. Via si vede una botola. Dei camini laggiù. Quella casupola ricorda quelle strutture della NATO che c'erano in Friuli. Finti magazzini con dentro la torretta di un carro armato. Qui ci deve essere quella struttura che hanno tolto dal bunker U38. Esattamente come pensavo, c'era qualche torretta di un carro armato qua dentro. Vediamo se riesco a filmare dentro. Spiamo qua dentro cosa c'è. Eh sì, la torretta di un carro armato, direi.
E questo posto si poteva visitare, ma l'hanno richiuso. Evidentemente non era conveniente economicamente tenerlo aperto. Ecco qua si vede. Si vede lo stesso tipo di torretta. È lo stesso tipo di torretta di quello che abbiamo visto nella casupola. Centurion, un carro armato inglese. Ecco anche c'è. Ah, questa era una cupola di osservazione. Osservava di là. Altre cupole. Questa era una torretta per la mitragliatrice. Questo essere Panzer cannone anticarro 52-55 da 85 mm. Era fabbricato in Cecoslovacchia e veniva quindi chiamato Čeckenpack. E questi erano i Kugelbunker, dei bunker sferici per protezione personale utilizzati dai tedeschi nel 44-45. Non si rivelarono un granché. E queste sono le latrine originali. Vediamo. Scendiamo nel fossato di Frisia. Questa cos'è? Ah, una cupola per bazooka. Ah, con i cavalli, come gli alpini, con i muli. Oh, come si scende qua? Ah, là sotto stanno in letargo le coccinelle. Anche qui il piano d'attacco sovietico. Insomma, stavo leggendo lì che dicevano che anche qui in Austria i bunker che non sono riusciti a vendere stanno facendo come in Sud Tirolo, che li sotterrano, che è un peccato, insomma. Oh, un altro cannoncino qua, questa roba.
Sì, un cannone. L'ingresso del bunker U3. Obice da campagna 1840. Era un cannone tedesco, preda di guerra dell'esercito sovietico, che quando se ne andò dall'Austria lo lasciò all'Austria. Qui c'è un museo all'aperto con 2 carri armati sovietici T-34, costruiti tra il 1940 e il 1958. Salire Verboten. E lì dietro ci stanno ancora 2 opici. E qua altre cupole. Vediamo un po'. Cupola per mitragliatrice. Qua non c'è scritto, ma direi che una cupola per cannone. Questo è come si presentava un ingresso. Qui la scaletta che scendeva. Credo che abbiamo visto tutto. Secondo me di qua ci sono altri bunker. Andiamo a vedere. Si può vedere che l'area qua era interamente fortificata. Noi siamo circa qui, ma si vede qua questa struttura a zig-zag e qua ci sono sicuramente altri bunker. Qua si vede meglio. Qui c'era un fossato anticarro armato e dicono che questo era il primo bunker che fu costruito e è stato costruito nel 59-60 e aveva 40 uomini e doveva rallentare l'accesso degli nemici verso Vienna. La cappella di San Vito. Un altro bunker. Un bunker che sta in mezzo alle ortiche e alle robinie. Non so cos'è peggio. Qua c'è una scala che va giù forse. Non riesco a vedere. Sto infilando la mano. Vediamo col metodo scientifico. Vediamo che non c'è nessuno sotto che dorme. Ah, finisce subito. Ah, c'è una botola là, mi pare. Ok. Quindi da qualche parte deve esserci un altro ingresso. Vediamo un po'. Là c'è una montagnetta. Potrebbe esserci qualcosa lì. Anche qua c'è una montagnetta. Sì, direi che qua c'era l'ingresso.
qui la telecamera si è incantata. Comunque era una stanza ai mattoni con arco a volta e senza aperture. Un'altra torretta qua. Qui probabilmente c'entravano strisciando da sotto. Là c'è una scaletta. Chissà come funzionava, perché c'è la scaletta lì, si entrava da sotto o da sopra. E laggiù ce n'è un altro, ma qui è una zona in cui non si può entrare, ci sono i cartelli là, i cartelli qua. D'altronde visto uno, visti tutti, no? Torniamo alla base. Qui un altro di questa specie di pillbox al quale hanno tolto il tetto. E qui qualcuno ha sparato. Accidenti, questo mi sembra ancora funzionante. Andiamo via, va. Ah, ce ne sono sicuramente altri e poi c'è una barriera anticarri armati, ma lì non si può entrare e quindi non entriamo. Oh, qua c'è un cartello che indica un bunker. Anzi, due. Adesso una scala di 5 metri e si arriva in una stanza così. Uscita d'emergenza. Deve essere U1. Murato, tipiche cose austro-tedesche. C'era un cannoncino qui, non c'è più. E qui si entrava. E qui su ci sarà stata una torretta di osservazione, un sacco di camini. E sotto questo finto caminetto c'è questo boccaporto d'osservazione per il comandante a cui si accedeva con una scala di 7 metri.